Siamo nella Pinacoteca Civica di Nocera Umbra, siamo dinanzi alla tavola di Matteo d'Agualdo, incontro di Gioacchino ed Anna alla Porta Aurea. Nel 1497 i frati francescani ampliano l'antico oratorio che occupava una piccola parte della chiesa attuale. Quando i lavori vengono compiuti viene affidata la committenza del ciclo pittorico. Il ciclo pittorico inizia con il San Francesco che riceve le stimmate, attribuito a Matteo d'Agualdo, e buona parte degli affreschi fanno riferimento alla sua bottega, non solo alla sua bottega, ma una committenza che dura negli anni si tramanda, diciamo, di padre in figlio fino ad arrivare al nipote Bernardo di Girolamo di Matteo, che ci lascia una tela di Santa Barbara con veduta di Nocera, che è un documento importantissimo per noi perché ci mostra la struttura di Nocera nel primo quarto del Cinquecento. La figura fondamentale, la figura centrale dei cicli pittorici e non solo, anche del polittico, dell'alunno, è quella di San Francesco. San Francesco, figura fondamentale perché la chiesa è dedicata a lui, i frati francescani si stabiliscono qui, come ho detto prima, nella prima parte, nella parte più piccola di questo ambiente attuale, nel 1386 circa. Questo fatto è documentato da una lapide che è murata nella facciata della chiesa e che appunto spiega come l'ordine minoritico si sposta dal colle che è appena fuori dalle mura, extra Moenia, e si sposta intus murus, cioè dentro le mura della città a seguito delle devastazioni di Federico II nella metà del 200, di varie calamità naturali, delle devastazioni del primo quarto del 1300. L'ordine si stabilisce qui, la figura di Francesco è centrale. Troviamo raffigurato San Francesco nel polittico accanto a San Rinaldo, che è il nostro vescovo e il nostro patrono, che è vissuto nello stesso periodo all'incirca di San Francesco, che con lui, come sappiamo da qualche cronaca, da qualche documento, sicuramente aveva un rapporto di conoscenza e di familiarità, tant'è che San Francesco è approdato più volte a Nocera, nelle sue vicinanze, ha trascorso qui gli ultimi giorni di vita prima di essere poi riportato a morire nel territorio assisano dai cavalieri che tutt'oggi rievochiamo agli inizi di settembre con la cavalcata di Satriano. Le due nicchie presenti nella chiesa di San Francesco, nella parte opposta all'abside, sono opera di due pittori marchigiani, Pergentile da Matelica e Venanzo da Camerino. Questa committenza è stata con molta probabilità fortemente voluta da Varino Favorino, che è stato il nostro vescovo fino a quasi la prima metà del Cinquecento, di cui nella Pinacoteca conserviamo il cenotafio che originariamente, come la tavola di Matteo d'Agualdo, il polittico dell'alunno, l'altare in pietra calcarea e il crocifisso non erano previste nell'arredo della Pinacoteca. La maggior parte di esse si trovava anticamente nel Duomo civico. Le due nicchie appunto rappresentano una la Madonna della Misericordia che protegge i fedeli, San Francesco e Sant'Andrea, dal Cristo irato che si trova al di sopra di loro, e l'altra rappresenta la traslazione della casa di Maria a Nazareth, trasportata dagli angeli da Nazareth fino a Loreto. Il polittico di Niccolò di Liberatore, detto l'alunno, pittore folignato e attivo alla fine del 400, e la tavola di Matteo d'Agualdo, che rappresenta l'incontro tra Gioacchino ed Anna alla Porta Aurea, erano opere che si trovavano anticamente conservate nel Duomo civico di Nocera. Il polittico dell'alunno è stato realizzato alla fine del 400 su tavola dorata. La tavola di Matteo d'Agualdo è stata invece commissionata per la Cappella della Misericordia, sempre al Duomo civico, e in queste due opere troviamo come il gusto dell'impiego dell'oro
è ancora molto attivo. Di notevole importanza è il crocifisso della fine del 200 di influenza cimabuesca. Ci troviamo nella sezione preistorica e protostorica. I reperti che provengono dal Paleolitico inferiore sono principalmente materiali litici su selce e calcare, come chopper, chopping tools, bifacciali, lamette, grattatoi. Nel Paleolitico medio troviamo le stesse tecniche di lavorazione, solo in maniera un po' più elaborata, più precisa. Al Neolitico invece risalgono principalmente asce e alcuni frammenti di ceramica, sia impressa che elaborata con delle tecniche particolari, conchiglie e punzonate a mano. Siamo intorno al IV secolo e l'Umbria incomincia ad essere influenzata dai Romani e anche dai vicini Etruschi. Questi crateri a figure rosse e anche a vernice nera sono caratteristici di questi due popoli. Con la battaglia di Sentino, che avvenne nei pressi di Sassoferrato nel 295 a.C., la Lega degli Umbri, composta da altre etnie italiche, venne completamente sconfitta e i Romani entrarono a pieno regime in tutto il territorio dell'Umbria. Nocera ebbe dei privilegi, dei vantaggi con la costruzione della via Flaminia, che avvenne intorno al 220 a.C. Siamo nella fase alto medievale, ci sono le teche dedicate ai Longobardi che arrivarono a Nocera intorno al 570. Vennero rinvenute 165 tombe suddivise in 4 fare come gruppi familiari.